Allora Giulio, cosa succede? Ci piacciono le cose piccole? Questa volta sì, a dispetto del casino che vedete qua sopra, però insomma, abbiamo caricato di un sacco di apparecchi, poi vi spieghiamo. Esatto, permettimi, c'è questo ordinato, perché li ho messi tutti Tutti allineati in fila, perfetti, perché siamo andati dentro il problema, dentro la cosa. Che cos'è questo micro DDC che stiamo provando? Allora, è il Reclocker che è stato sviluppato dalla Live, della quale abbiamo recentemente provato il Micro DAC, compagno dal punto di vista estetico di questo DDC. E sempre della Live abbiamo provato precedentemente, prima dell'estate, l'Harmony DAC, che poi in tanto ci realtà è piaciuto. ho scoperto che la linea si chiama Harmony, sì, è vero, e il DAC grande si chiama DAC, quindi complimenti per la chiarezza, la creatività, la creatività. Un nome veramente originale. Bene, quindi oggetto un po' particolare, diciamocelo, perché un reclocker isolatore, insomma, ci sono tante cose da dire. allora, chi invece pensa, dice uffa, però non mi interessa, perché non avete provato un amplificatore, un DAC, qualcosa che mi interessa di più, arrivate fino alla fine, perché questa è una cosa interessante. Ci sono tante cose del mondo digitale che forse è giusto che voi sappiate e che questo apparecchietto affronta. Poi c'è anche un altro aspetto, che noi ci siamo divertiti un sacco a fare questa prova, quindi siccome ci siamo divertiti, o ve la beccate o ve la beccate. Ciao, allora no, subscribe, campanella, www.22g.it o .com. A tra poco, ciao. Ciao. Many in, one out. Ok, allora, che vuol dire? Ringraziamo prima di tutto Wang Shong, come si chiama il... non me lo ricordo assolutamente. Wang Fai. Wang Fai. Vedi? Wang Fai. Adesso me lo sono ricordato. No, perché la scatola di questo micro DDC che state vedendo in overlay è molto bella ed è praticamente uguale a questa, e lui ci tiene particolarmente cura molto, e secondo me è una cosa bella. Una cosa, secondo me, fa benissimo, anche perché ci sono alcuni acquirenti che, di queste cose proprio vanno pazzi, vanno ghiotti, e quindi insomma, a me, se mi fai una presentazione come Dio comanda, metà mi ti sei comprato, diciamo. Allora, dicevo many in, one out, che vuol dire? Tanti ingressi, una uscita. Esatto, l'uscita è I2S o I4S. Che cos'è? Ti faccio una domanda o lo dico? Che cos'è l'I4S? Faccio una domanda. Giancarlo, virgola. Che cos'è l'I4S? Punto interrogativo. Allora, l'I4S è uno standard di trasmissione digitale che viene normalmente utilizzato all'interno dei player. Sì. All'interno dei player il segnale digitale viaggia in I4S. Che cosa c'è dentro a questo segnale? Separatamente il segnale digitale è quello dell'orologio e quello del clock, e quindi sono 4 fili. Sì. Contrariamente a quello, ad esempio, che succede con l'USB, dove tu hai alimentazione ground, data più, data meno. Lì il clock, il segnale del clock, viaggia assieme al segnale dei dati. Poi, arrivato al ricevitore, c'è un'operazione che credo che si chiami descramble, che separa le due cose, da una parte il clock, dall'altra parte i dati. Lavorando in I4S tu hai invece due flussi fisici che sono completamente separati, dati e clock. Questa è una cosa di vecchia scuola, perché per esempio il segnale videocomposito, quello giallo che serve per collegare le vecchie PlayStation, era proprio fatto da colore e sincronismi insieme, è un po' più o meno la stessa cosa. Sì, insomma, l'idea di divide e timpera. Esatto. E quindi anche l'AS-EBU, il coassiale, l'ottico sono fatti in questo modo, cioè hanno i segnali tutti insieme. Allora, questo scatolotto che la Live ha fatto, in sostanza che fa? Many in, tanti ingressi, e infatti abbiamo il
coassiale abbiamo la SEBU, abbiamo l'I-Quadro S per l'appunto e abbiamo l'USB. Uno con questi bottoncini sceglie quale ingresso attivare. Perché questo il telecomando non ce lo Non può c'è dare. niente telecomando. Non è un caso infatti che noi qua abbiamo preso, non lo vedete perché sta qua dietro, ma quantomeno lo vedete nelle riprese in overlay, il Rivo Plus, che esce secondo un sacco di standard. Infatti noi il Rivo Plus l'abbiamo collegato in USB, in ASEBU E basta, porello. E basta. Perché questo no, l'abbiamo collegato anche in USB, l'hai collegato? Sì, l'ho collegato anche in USB. Quindi certo. 3 ingressi addirittura, perché ci siamo divertiti a sentire le differenze. Le differenze. Poi abbiamo collegato anche un ulteriore DAC streamer, Project, che è il Prebox RS, che è un preamplificatore, e DAC con uscita a valvole o a stato solido, ma questo poco importa, che ha all'ingresso I-Quadro S. Esattamente. Allora, come vedete c'è questa possibilità di entrare dentro la macchina con una molteplicità di ingressi, dopodiché lei esce out esclusivamente in I-Quadro S e il segnale in questo caso lo sta portando al suo DAC di riferimento, Ma alternativamente però lo può portare anche a un altro DAC che abbia l'ingresso I-Quadro S. Non vi fate confondere dal fatto che il fattore di forma è uguale a questo per dire si può usare solo con. Questo si può usare con qualsiasi DAC abbia un ingresso I-Quadro S. Lui fa un'operazione molto interessante che è quella del reclocker, ovvero sia prende il segnale in ingresso e ricostruisce tutto ciò che riguarda il clock. Quindi in qualche maniera l'informazione relativa al clock presente sulla traccia viene eliminata e viene rigenerata da questa macchina che per l'appunto fa il reclocker. Quindi sulla carta quantomeno ci dovrebbe essere un miglioramento dei parametri relativi al jitter, al timing in generale, tale da renderlo molto superiore o comunque di riuscire a migliorare di gran lunga quelli che sono in qualche maniera i limiti dello standard di trasporto a cui si fa riferimento. E facendo questo fa anche l'isolamento galvanico dalle radiofrequenze, perché è chiaro che coassiale ASEBU meno, ma coassiale USB ancora di più, si porta dietro tutti quelli che sono i disturbi a radiofrequenza dell'alimentatore del computer o dello streamer, del lettore di CD. Questo invece isola totalmente, quindi è come se fossero due mondi completamente separati, giusto? Posso dirti una cosa che ieri sera ho fatto un po' Giancarlo? Ti do questa soddisfazione. Hai aperto? No, mi sono andato a guardare chi sono i chipset che fanno l'isolamento galvanico, li ho trovati sul catalogo della Mauser, ho preso i riferimenti e dopo te li dico. Che poi potremmo andare a vedere se sono gli stessi che usa questo, perché questo ce l'ha degli isolatori. Magari probabile. Però parliamo del mercato, certo, perché questo è solo... È mal accompagnato, è ben accompagnato. Quanti sono, ti faccio la domanda, quanti sono i prodotti sul mercato che fanno più o meno lo stesso mestiere a questo prezzo? Allora, io mi sono andato a fare una piccola ricerchina e ho trovato come potenziali concorrenti un prodotto della Mutec che si chiama MC3 che costa 1220-30 euro. Quindi poco di più. Poco di più. La Denafrips, vi ricordate quella del DAC che abbiamo provato tempo addietro, che fa un'unità di reclocking che si chiama Gaia e che costa ancora un pochino di più, 1570, 1580, qualcosa del genere. Poi ce n'è uno che effettivamente ha avuto un notevole successo commerciale, diciamo così, nel mondo dell'high-end buono, che è il Phoenix Reclocker della Innos, che però sta su una fascia notevolmente più alta perché costa 3.600, quindi costa parecchio di più. Quindi è un po' una tendenza di mercato del digitale avanzato, quella dell'utilizzazione di questi reclocker. Benissimo, adesso andiamo a sventrare, anche se secondo me dentro ci troviamo dei clock bellissimi e degli isolatori galvanici. E ci troviamo un FPGA. È un FPGA, mazza. Una FPGA. Certo, ma anche perché sennò come fa a capire anche l'I-Quadro S, come fa a
appiedinarlo. Ma c'è anche una CPLD. Molto sofisticato. CPLD. Xuanwang. No, ma CPLD tu sapevi che cos'è? Dai, dillo. Leggo perché io fino a ieri non ne sapevo dell'esistenza. Complex Programmable Logic Device. Ed è il controller che serve a rifare il timing di tutto il segnale d'ingresso. Ok. Vabbè, alta tecnologia. Tanto di cappello. Benissimo, allora andiamo a sventrare e poi all'ascolto ci sarà molto da dire all'ascolto perché abbiamo fatto un sacco di stacca-attacca prove e riprove per dirvi che cosa. Che ci siamo divertiti. Io personalmente mi sono divertito. Ciao. Ciao. Allora Giulio, tu ne sai quasi più di me questa volta, ma volevo far vedere ai nostri amati followers l'isolamento galvanico che avviene attraverso questi chip che tu hai studiato, ma è anche fisico attraverso questa incisione che c'è sul circuito stampato. Quindi i due quarzi microscopici, i due clocchetti, sì, sono qua, eccoli qua. 1 e 2, che mi sembrano simili a quelli che avevamo visto nel micro DAC, almeno dal punto di vista delle dimensioni fisiche. Probabilmente qui abbiamo il plus valore di una gestione estremamente più sofisticata. Vai tu con l'Altera. Allora, qua abbiamo questi due grossi circuiti, 1 e 2, che sono una FPGA, l'Altera nella fattispecie mi pare che si chiami Cyclone 4, esatto, e poi quest'altro invece della STM Microelectronics. Allora, uno serve a fare il buffering del segnale e l'indirizzamento. sì. Dal punto di vista della gestione del timing invece è tutto demandato a quest'altro chip che vedete qui, questo STM. Quindi i due lavorano in accoppiata per fare appunto la pulizia del segnale e il reclock. È chiaro che qua stiamo parlando di una circuitazione digitale estremamente sofisticata, complessa sicuramente, sulla quale riusciamo a riconoscere alcune parti. Molto probabilmente, ammettiamo i nostri limiti, molte cose ci sfuggono. Ma sono estremamente specialistiche. Una cosa che non ci sfugge sicuramente invece è il tipo di chassis unibody, sì, una costante della produzione live, quindi un blocco di alluminio aeronautico scavato dal pieno, che potete vedere abbastanza chiaramente. Lato ingressi mi genufletto per inquadrarlo, eccolo qua, e quindi abbiamo a partire da qui uscita i quadro S, digital output, adesso siamo capovolti ma comunque uscita digital output il quadro S, subito accanto la presa per il clock 10 MHz in BNC perché 75 ohm. Poi abbiamo la sequenza degli ingressi digitali dove abbiamo il coassiale, poi abbiamo l'AS-EBU, l'I4S e l'USB. Col tasto di reset qua. Credo proprio di sì. Così con la... di upgrade, APG. Upgrade reset, perché ho visto che se lo premi per 10 secondi fai resetta. Il reset è forse l'upgrade probabilmente dall'USB. Quindi per aggiornare il firmware. Esatto. Dopodiché abbiamo l'ingresso dei 5 volt dell'alimentatore standard oppure di una porta USB-C sempre per l'alimentazione. Lo giro? Io direi che tranquillamente lo possiamo girare. Eccolo qua. Allora, qua possiamo percepire il bellissimo logo live scavato sulla parte superiore, il classico elemento d'angolo, quindi l'angolo scavato con il logo MicroDAC, MuDAC, il bottone di accensione standby e poi la sequenza dei tastini che permettono appunto di scegliere, partendo da sinistra verso destra, USB, I4 S, AS-EBU, coassiale e poi attivazione dell'eventuale clock esterno. Benissimo. Semplicissimo da questo punto di vista, non c'è granché da dire. Ma
c'è molto da dire nella prova d'ascolto perché siamo rimasti veramente con la mascella staccata per la enorme differenza che fa questo prodottino tra con e senza. Eh sì, per un prodotto che non ci immaginavamo facesse tanta differenza. Esatto. Ciao. Ciao. Allora, eccolo. Siccome è piccolo, È micro, ce lo possiamo appoggiare, giocherellare in fra grembo. di noi in grembo, bravo. Esatto. Allora, Ci siamo dimenticati di dire una cosa. Ci siamo dimenticati che ha un ingresso clock esterno. Quindi Ok. nel caso voi non foste soddisfatti della eccezionale qualità dei quarzi interni, potete collegarci un clock esterno a 10 MHz qui e attraverso il bottone che state vedendo in overlay è possibile escludere il generatore interno e utilizzare un generatore esterno. Assolutamente sì. Ecco, come pure ci siamo pure dimenticati che ha un ingresso alimentazione USB-C oltre al classico alimentatore normale. Ora, questo a me fa pensare e sono disposto anche a scommetterci un caffè, non so con chi, Beh, magari in pranzo. vabbè, un pranzo, che a breve la live uscirà con un alimentatore. Sì. Perché francamente a fronte di tutta questa sofisticazione, di tutte queste cose così belle, l'alimentatorino a parete non ci sta. Io sono persuaso del fatto che fra qualche tempo uscirà fuori un bel alimentatore, magari lineare, con le uscite a 5 che servirà ad alimentare questo e il DAC. Magari GaN, quindi nitrurio di germanio. Germanio, quindi ad alta efficienza, come sono del resto i finali in gamma. Sì. Ma infatti ti volevo dire, ma qualche anima piace li dà? Sì. Di quelli sono veramente curioso, dei finali GaN che state vedendo in overlay. Allora, come abbiamo condotto le prove per questo oggettino che potrebbe essere tirato come un mattoncino? Vai. L'abbiamo condotta nella maniera, se vogliamo, più caotica, ma più divertente che mi veniva in mente. Sì. Cioè abbiamo tirato in ballo sostanzialmente tutto. Ve l'ho segnalato in apertura, dal momento che questo micro DDC ha una pletora di ingressi sterminata, abbiamo collegato il collegabile fondamentalmente su questi ingressi e poi siamo usciti in il quadro S verso il suo fratellino di famiglia, il micro DAC, e verso un Project Pre-Box RS che è un pre con DAC interno che ha ingresso il quadro S. Il quadro S che nella mente di Project serve per la meccanica che esce solo in il quadro S che hanno fatto, ma nella nostra mente serviva anche per collegare questo. E ci serviva a capire se questo oggetto, tirato fuori dal contesto live, avesse una sua ragion d'essere. La risposta è sì. Assolutamente sì. Allora, cosa fa questo oggetto a livello di ascolto? A livello di ascolto vi prego di non considerare quello che mi accingo a dire come le vuote parole del recensore, ma veramente ci credo profondamente in quel che dico. Intanto è come se si girasse un interruttore e bam, lo stage in un colpo solo si allarga, ma si allarga tantissimo, non un po', si allarga tanto da, come dire, avere il suono che viene esternamente dai diffusori. Quando il suono viene internamente dai diffusori c'è qualcosa che non va. Noi siamo abituati, insomma, se un impianto è messo bene, che è riempito il campo tra un diffusore e l'altro e si estende un po' al di là. Qua si estende tantissimo. Tantissimo, sì. Ora uno potrebbe dire magari questa cosa succede solo con il suo DAC. No, è successa magari in misura un po' meno, ma anche con il Project. Quindi obiettivamente questo ampliamento del fronte sonoro è notevolissimo. Altra cosa è come se, ascoltando con grande attenzione, ci fosse un effetto quasi di carteggiatura sui bordi di ogni strumento. Bravo, come se ma un 1500? 1500, cioè come se venisse leggermente appuntito ogni
angolo, ogni spigolo, ogni punto di contatto. Lì c'è il violino, lì c'è il violoncello, non c'è un fuorifuoco, no, sono proprio perfettamente distinguibili. E ripeto, questi sono, sì, certo, dettagli, per carità, si vive anche senza, ma quando tu li senti dici, accidenti, qualcosa è cambiato. Ma sapete cos'è quello che mi ha letteralmente fatto rimanere a bocca aperta? Il fatto che io ho detto, sì, ok, un cambiamento c'è. Non è un cambiamento dal giorno alla notte, ma insomma un cambiamento c'è. E ok, siamo contenti così. L'ho staccato. Esatto. E sei rimasto con la mascella a terra. Cioè, il ritorno è stato un dramma. Che è poi la stessa cosa che succede quando metti dei sub e li sistemi bene in ambiente. Il sub si deve sentire solo quando lo spegni, perché quando è acceso è come se non ci fosse, ma c'è. La stessa identica cosa fa questa scatoletta, che è come se rifinisse, dettagliasse, ampliasse qualsiasi cosa solo in senso positivo. Ecco, sì. Solo in senso positivo. Adesso uno potrebbe anche dire si campa lo stesso. Certo che si campa lo stesso. Certo, si campa pure con una 500 invece che con una Ferrari, non è assolutamente. Si potrebbe anche dire vabbè, ma accidenti, allora una qualità del genere dovrebbero implementarla all'interno dello stesso DAC e non costringermi a comprare due scatolette separate. Intanto nessuno ti costringe, ma non lo so, forse ho l'impressione che mettere tutto all'interno della stessa scatola magari non ti consente di raggiungere questi risultati così estremi. Fatto si è che questo oggetto il suo lo fa, cioè il concetto del reclocking e dell'isolamento del segnale rispetto al DAC, secondo me è una cosa che funziona. Poi non sono un progettista elettronico, no. Poi isolamento che ha sempre maggiore importanza, perché oltre a tutte le radiofrequenze che sono sempre di più tra wifi e cellulari, ci sono poi gli alimentatori a spina, ma poi c'è un altro aspetto di cui molte poche persone hanno contezza, come si usa dire adesso, cioè che una discreta parte dell'alimentazione a 220 non è più generata come era generata prima, ma da inverter che vengono da pannelli solari, e quindi già da un'alimentazione creata switching in modo sporco, e quindi di rumore a radiofrequenza a tutti i livelli ce ne sono sempre di più. E quindi, come è vero che oggi è molto più importante un collegamento XLR di quanto non lo era 30 anni fa, qualcuno mi chiede scusa, ma 30 anni fa non c'era l'XLR, perché? Perché 30 anni fa tutto quello che c'è oggi, cellulari, alimentatori switching, non c'era, quindi la rete e l'ambiente era molto più pulito. Sì, è vero. E quindi queste scatolette, come il collegamento XLR, come quello ASEBU che noi stiamo utilizzando sempre di più per il digitale, hanno un loro senso, un loro significato sempre più profondo e importante, secondo me. Una cosa che è stata molto interessante, che questo micro DDC ci ha permesso di fare, è stata la comparazione proprio al volo delle varie tipologie di ingresso, perché in realtà mentre tu stai ascoltando la stessa traccia senza interruzione, se li hai tutti collegati puoi passare da ASEBU ai quadro S a USB a USB e sentire le differenze. Il micro DDC non possiede un telecomando, quindi ti devi alzare e andare a schiacciare il bottone, però ad esempio è innegabile che tra l'I-Quadro S e la SEBU c'è una certa differenza. No, anche perché il micro DDC ha anche ingresso I-Quadro S. Non l'abbiamo detto. Ha anche un ingresso I-Quadro S, assolutamente. E quindi noi siamo usciti dal Rivo Plus in I-Quadro S e siamo entrati dentro al micro DDC in I-Quadro S. E in ASEBU. E in ASEBU. E in USB. E in USB. Quindi abbiamo utilizzato tutte le tipologie. Ogni singolo tipo di canale di comunicazione ha una sua qualità sonica differente. Sì.
Ora si può obiettare il fatto, ad esempio, che sì, certo, il quadro S e l'USB arrivano ad una frequenza di campionamento che non viene raggiunta dagli altri due, ma è proprio il sapore del suono che è un po' differente. Ripeto, non dal giorno alla notte. No, tanto che a me è piaciuto più la SEBU, a te più il quadro S. Sì, cosa stranissima poi, Sì. perché tendenzialmente mi sarei aspettato l'esatto contrario, cioè per come siamo abituati ai nostri gusti, mi sarei aspettato che... A me piaceva più il quadro S. Sì, invece sì. inspiegabilmente è successo il contrario. Comunque, insomma, io l'ho trovato un oggetto molto interessante. Dal punto di vista del mercato, mi sento di fare questa riflessione. Il micro DAC è un eccellente DAC che costa, abbiamo detto, 1299 di listino, poi lo street. Lo street price potrebbe essere un po' più basso ed è un DAC fantastico, lo abbiamo detto nella prova, che vive di vita propria perfettamente. Questo oggetto qua potrebbe essere un upgrade di quel DAC per chi già se l'è comprato e magari dopo un anno, 6 mesi ha messo da parte un po' di soldini, vuole fare un miglioramento che, ripeto, non è assolutamente trascurabile, per cui un senso ce l'ha. Mi resterebbe, ma insomma resterà tale, la curiosità di capire come si affiancherebbe questo micro DDC all'Harmony DAC. Certo. Perché chissà se l'Harmony DAC, essendo comunque un DAC di qualità superiore, il beneficio si sente meno o si sente in misura uguale? Io penso che si sentirebbe in misura uguale, però questo resterà un dubbio. Certo è che questa scatoletta è una scatoletta che può affiancarsi a qualsiasi DAC abbia un ingresso il quadro S. Prodotto indovinato. Assolutamente indovinato. Io credo che allora di live abbiamo provato finora 3 prodotti, ne proveremo altri, ma fino adesso non ne ha sbagliata una. No, non ne ha sbagliata una. Evidentemente è un'azienda fatta da persone sicuramente competenti dal punto di vista tecnico, ma io credo anche con una grande visione di mercato che gli permette di proporre degli apparecchi che sono intelligenti, che non ci sono, che hanno delle caratteristiche tali da risultare appetibili. E quindi mentre per tanti altri costruttori orientali aziende europee anche importanti possono impensierirsi fino a un certo punto, perché lì manca questa visione che ha la Live. Io per i prodotti Live starei un po' preoccupato, perché sia questi due che l'Harmony DAC, con quello che costano, hanno un rapporto qualità-prezzo pazzesco. E poi dicevamo con Giulio che da solo il micro DAC o insieme con il micro DDC a 2000 euro un DAC così forse 5 anni fa era assolutamente impensabile. Secondo me 5 anni fa, 10 anni fa dovevi arrivare a spendere delle cifre 20-30 mila euro, pazzesche, mi viene da dire. Sì. No, su questo veramente. L'altra cosa che io penso, e poi con questo chiudo, di Live, è che nell'ambito dei produttori asiatici è uno dei pochi che non ti fa fare il discorso, vabbè, l'oggetto è un po' tristarello, è un po' bruttino, ma suona molto bene. No, loro ti danno degli oggetti che sono bellissimi, fatti in maniera impeccabile, con una cura costruttiva pazzesca e che suonano bene. Sì. Non è poco. Bene. Allora, www.edo2g.it.com, subscribe, campanella, social, mi raccomando fateci pubblicità e andate a leggere il sito che stiamo cercando di migliorare il più possibile mettendoci tanti contenuti con tanta fatica. Supportateci perché noi ne abbiamo assolutamente bisogno. Ho incontrato da poco più di un follower e che mi ha fatto i complimenti, sono stato tanto contento. Uno mi ha anche offerto un caffè e di questo lo ringrazio. E proprio di voi abbiamo bisogno, perché più ci supportate e più il canale può crescere, giusto Giulio? Esatto. Ciao.